Se proprio dobbiamo utilizzarlo quell'aggettivo, sì, sì, quello. Se proprio vogliamo adoperarlo, e allora attribuiamolo ai giocatori del Paris Saint-Germain che davvero si sono dimostrati ingiocabili, perché oggi il Bayern Monaco non sembrava battibile, non sembrava battibile. Ha fatto una partita clamorosa. A me il Bayern è piaciuto tantissimo. E proprio per questo motivo, dove comunque il PSG non solo ha retto botta, anzi, se le sono date sotto tutti i punti di vista, e poi parleremo purtroppo di una scena che va, cioè, che ultimamente queste robe ci distolgono, cioè, per forza di cose dal calcio giocato, come è giusto che sia. Ma oggi la partita è stata di una veramente di una bellezza struggente. Oggi la partita bellissima, vi dico, veramente bellissima. A un certo punto poteva finire veramente 0-0 e capisci che ugualmente i gol è un qualcosa di importante nel calcio, ma non è tutto, no? Ai fini dello spettacolo, perché c'è stato veramente tanto e ahimè purtroppo partiamo dall'infortunio di Musiala. Era un peccato perché ha rovinato, diciamo, un po' il mood della partita, ha anche un po' inasprito alcune dinamiche. Se penso poi all'intervento di Ken che fa nella seconda parte, non so se è figlia magari appunto di un, di una rabbia o altro, però poi ci sono state delle entrate anche un pochettino brutte, la stessa espulsione di Pacio e poi nel finale anche quella di Hernandez. Purtroppo tante situazioni anche di calcio non giocato, o meglio, situazioni fallose. Fatemi dire una roba, subito, la voglio dire subito, a scanso di equivoci, non colpevolizziamo Donnarumma. Io già sto vedendo che ci stanno provando, vedo con me, non colpevolizziamo Donnarumma, assolutamente nella maniera più assoluta. Dispiace tantissimo per il talento di Musiala, un giovane che, ragazzi miei, classe 2003, che purtroppo credo starà lontano dal campo di gioco per parecchio, perché l'immagine, ragazzi, credo l'abbiate vista, è brutta, dispiace veramente, veramente tanto, ma tutto ciò è dovuto veramente soltanto alla sfiga, veramente alla sfiga, rimane la gamba sotto e va così. Non mi dite che il portiere non può uscire in questo modo, perché le abbiamo viste migliaia di volte queste dinamiche. Ribadisco, per me è molto più imprudente l'episodio di Ken nel secondo tempo, per dirne un'altra, no? Episodi che poi ce ne sono un'infinità nel calcio. È molto più imprudente quello, che puoi fare veramente male, piuttosto che, ripeto, l'intervento di Donnarumma, che va decisamente anche in anticipo, assolutamente in anticipo sul pallone. Purtroppo la sfiga di Musiale è che c'è anche l'altro giocatore del PSG, secondo me rimane un po' in una posizione di sandwich, la gamba rimane sotto e patatà. Che sfiga, veramente che sfortuna. Che sfortuna. È come se adesso le cose debbano andare per forza male, no? Ultimamente, proprio nella giornata dei funerali dei fratelli Jota, e boh, veramente va così, ma va così. Signori miei, ne parliamo adesso, parliamo di questa partita, tanti gli aspetti da toccare. Se volete, come al solito, vi invito a lasciare un like per solleticare un po' le angherie dell'algoritmo. Se volete potete iscrivervi per seguire i prossimi contenuti, e vi ringrazio perché stiamo sempre più crescendo e lo devo a voi e al vostro supporto. Grazie davvero di cuore. Se volete scampanellate attivando la campanella. Ehm, perché dico ingiocabile il Paris Saint-Germain? Perché veramente oggi questo Bayern non sembrava battibile a una certa, poi la sblocchi, vai sotto di due uomini. È vero che mancava poco, ma sotto di due uomini contro questo Bayern non è assolutamente semplice. E invece questa è una squadra che ha la forza anche di farti il secondo gol. È una roba incredibile. Quello che si inventa Hakimi è da paura, è veramente da paura. Ma il PSG ha delle armi incredibili. Se penso veramente ai due terminali esterni, Hakimi da una parte e Nuno Mendes dall'altra. Ultimamente si parla tanto di Nuno Mendes, ma Hakimi, ragazzi miei, che giocatore è Hakimi. Oggi inizialmente mancava Dembélé
e quindi quello tra virgolette un po' più panchinaro ultimamente nelle scelte, Barcolà mi ha fatto vedere delle robe dal punto di vista della tecnica individuale pazzesche, con questi stop incredibili. Ho visto un'azione stupenda dove appunto è lui, se non sbaglio, amministra bene. A chi la dà? La dà a due. Sì, mantiene quella palla, la dà a due e due per Hakimi appunto che cerca l'altra ala sull'altro lato e chiude l'azione. Ho visto delle robe veramente, veramente puro calcio. E come dicevo prima, il Bayern non è stato da meno. Se le sono date calcisticamente parlando, con tante occasioni, il tiro di Olise, colpi di testa di Kane, tante dinamiche. La parata ha fatto una parata di una complessità assurda Donnarumma su non mi ricordo se Pavlovic che prova a metterla in mezzo, non ci arriva appunto Musiala, ma comunque quella situazione non permetteva a Donnarumma di slanciarsi prima e in un nanosecondo si slancia e va a prendere una palla da ragazzi complicatissima. Quando non ci arriva il difensore, appunto una chiusura di Pacio nel primo tempo bellissima, tante giocate, non solo per forza di cose giocate offensive ragazzi, qualità sotto tutti gli aspetti. E veramente, veramente tanta roba. È stata una partita equilibrata. Il solito pressing asfissiante poi del Paris Saint-Germain che ha messo a dura prova anche le qualità tecniche di Neuer, che ha rivoluzionato il ruolo del portiere Neuer, ma alcune volte abusa un po' totalmente della... No, un eccesso di confident, di sicurezza e bisogna stare attento poi quando ci sono delle frecce come quelle appunto francesi, della squadra francese. Questo per me forse è stata una sorta di finale anticipata, onestamente, perché è vero c'è il Real che comunque dovrà giocare col Borussia e il Real ci ha fatto vedere le cose interessanti. Già il Real nel secondo tempo contro la Juventus, specificatamente per quanto mi riguarda, però io credo che questo Paris in questo momento sia difficilmente battibile. Poi è anche vero che, attenzione, la prossima partita dovrà fare a meno appunto comunque di Pacio che è fortissimo, lo stesso Hernandez, secondo me quella un po' eccessiva, quell'altra espulsione, e quindi ha delle assenze, però è una squadra in questo momento veramente forte e si gode anche un portiere clamoroso, lo stesso Donnarumma, ragazzi miei. Secondo me se il Paris Saint-Germain vince anche questo mondiale per club, onestamente a chi lo dà il pallone d'oro se non un giocatore del Paris Saint-Germain? Per me sono tutti di altissimo livello, livello. Lo stesso Kvara ha fatto delle grandissime giocate, Doué, grande gol che sblocca la partita, Barcola oggi, ripeto, è incantato. Però forse decisivo davvero, parecchie volte lo è stato Donnarumma. Cioè, io inizio a crederci alla possibilità di vedere il portiere italiano essere premiato col pallone d'oro. Attenzione, qua parla di uno che il pallone d'oro per me è un premio ridicolo perché viene assegnato secondo quali criteri non si capisce mai il perché. La competizione, cioè la vincere la Champions o perché non si sa. E quindi non ci sono dei criteri, come si dice, dei criteri oggettivi, no? È tutto abbastanza soggettivo. Però attenzione a questa possibilità che secondo me adesso sta diventando per lo più concreta. Ribadisco, dispiace perché una partita del genere purtroppo abbiamo assistito a un'immagine brutta, veramente brutta, brutta, quella dell'infortunio di Musiala. Dispiace perché parliamo di un giocatore, ma anche se parlassimo di uno scarparo, ragazzi, non è che cambia tanto il discorso. Dispiace perché purtroppo adesso sarà dura, ma il ragazzo non deve assolutamente abbattersi. E niente, ragazzi, questo è quello che mi sentivo di dire. Non lo so, penso di aver toccato tutti i punti importanti. Non so se mi sfugge qualcosa, potrebbe essere, perché in questa gara c'è stato davvero tanto. Ripeto, partita bella proprio perché tutte e due le squadre
giocano a pallone, ragazzi, ho visto delle cose proprio attenzione, una roba che voglio dire, non è scontato, non era scontato, perché siamo al 5 di luglio, veramente stremati, col caldo, in America, anche situazione ambientale che è quella che è, anche il mood dei giocatori, il funerale di Diogo Jota, ehm, ripeto, l'infortunio di Musiala, veramente c'erano tutti gli ingredienti per vedere una partita imbarazzante, soprattutto sotto l'aspetto tecnico, invece forse tutto ciò ha favorito anche al fatto di andare così, no? Senza remore, e l'abbiamo visto in campo. Bello, bella partita. Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, like, se volete iscrivetevi al canale, un grande abbraccio da Neschi.